Fred Film Radio, sono Angelo Acerbi dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica alla Biennale di Venezia, 82esima edizione. Sono qui con Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli per Il rapimento di Arabella. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, secondo lungometraggio insieme, ormai siete una coppia di fatto. Inseparabili. No, ma che cosa vi lega? Qual è la sinergia? Perché c'è qualcosa di... Si sente, si vede anche dallo schermo che c'è qualcosa perché che vi lega. Perché lei è me. Ah, ecco, capisci? Però magari. No, lei perché... sa fare quello che io non so fare. Ah, ecco, e tu viceversa. Viceversa, così mi ha detto. No, è vero. Io so guidare. Tipo, non so guidare, però no, non è la cosa non buttarti così giù, esatto, va bene. Non è la cosa principale, diciamo che oltre al fatto che siamo diventate molto amiche, poi mi sembra di capire molto bene e amo moltissimo il modo in cui Benedetta prende dei personaggi che non esistono, cioè esistono solo sulla carta, e gli dà una realtà nel mondo, no? Una naturalezza e in particolare sono due cose che per me sono veramente difficili e lei fa benissimo. Una è la rendere dei personaggi non immediatamente amabili, sempre teneri, cioè ne fa vedere bene la tenerezza di questi personaggi. E poi l'altra è un tono abbastanza difficile, secondo me, da scrivere, da interpretare in generale, forse anche da vedere, non lo so. E quindi lei riesce a dire o a muoversi anche, ma soprattutto sulle battute che potrebbero essere estremamente fuori luogo, le dice in maniera molto naturale e quindi diventano proprio parte di quel mondo, e poi in quel mondo stanno bene così, naturali, sono autentiche. No, è vero. Questo è molto vero, perché è una cosa che si nota molto, che il personaggio di Holly, interpretato da Benedetta, appunto, come dici tu, non è particolarmente simpatico, non è particolarmente empatico all'inizio, però ti affascina e ha uno sviluppo interiore che viene fuori. E come sei stata a essere Holly? Benissimo, perché lei ha questa capacità, adesso non è per fare soltanto complimenti a vicenda, però è assolutamente vero il fatto che lei riesce a scrivere delle storie che hanno una temperatura, un linguaggio molto preciso, molto unico, molto personale anche, quindi in realtà quello che poi io faccio è appoggiarmi, portare in scena, in vita qualcosa che però per me è già abbastanza chiaro, come dire, per un attore avere un contenitore. Sì, poi è vero che è un tono molto difficile perché è come se fosse un po' spostato rispetto alla realtà, però non è veramente, non entriamo nel mondo dell'assurdo, quindi è difficile nella misura in cui devi rimanere come in una cosa che è reale, però non è del tutto veramente plausibile. Sì, è il mondo surreale. Anche emotivamente, però è un livello di complessità, ecco, che appunto da interprete fare quella fatica è una fatica non fatica, su certe cose per me è molto naturale, però in effetti poi sono personaggi molto sfumati, molto umani, dove l'apparenza è una cosa, però poi dentro ci sono dei temi universali che vanno sempre rispettati e restituiti. Senti Carolina, come arriviamo al rapimento di Arabella? Cioè, tu hai scritto questo film pensando a... No, è giusto. Pensando intanto a un'osservazione molto banale, nel senso che abbiamo questa possibilità di immaginare tantissime vite, infinite vite, poi finché non scopriamo il contrario ne possiamo vivere solo una, ed ero curiosa degli effetti che questo ha su di noi, sulla nostra vita quotidiana, come se si spostasse un po' magari l'idea della vita vera che è sempre altrove, o quello che sarebbe potuto essere, o vivere nel passato o vivere nel futuro, che è una cosa che io faccio spesso, vedo intorno a me anche che tante persone mi sembra abbiano questa tendenza, e quindi ho pensato a una protagonista che sentiva di aver perso un'occasione importante, che non aveva vissuto la vita che avrebbe voluto vivere, e quindi così è nata la storia fondamentalmente. Ma ci sono delle ispirazioni anche estetiche molto precise, secondo me, o no? Allora, devo dire che hai fatto delle scelte estetiche molto, molto precise, anche il fatto che siamo in un luogo che non sappiamo dov'è, che è un luogo molto, molto inventato ma molto reale allo stesso tempo, no? Sì,
Devo dire che effettivamente ogni volta, non essendo dei luoghi geograficamente precisi o realistici, però comunque devono essere veri, cioè anche il tono comunque, ok, non è realistico, però per me è importante che sia vero, che non si allontani dalla verità o dall'intimità e così anche per il luogo. Comunque facciamo una mappa vera del posto, di questa, che non lo chiamiamo, ovviamente non ha dei nomi a meno che non serva, però abbiamo una mappa e quindi questo mi permette di inventare, di sintetizzare le cose che servono alla storia, anche emotivamente eccetera, senza dover pensare ai fatti o alla realtà del luogo, ecco. Quindi sì, poi è un posto un po' diverso da Manda, parlo tantissimo, scusa. No, ma siamo qua apposta, sì, no, è un po' diverso da Manda, però abbiamo riutilizzato anche degli oggetti che avevamo già sul set di Amanda, quindi poi alla fine forse un po' si assomigliano come mondi, non lo so. Faccio un'ultima domanda, Benedetta. Tu sei un po' Arabella? Veramente ti senti, hai avuto un po' questo transfer come il personaggio del film verso questa bambina? Sì, ce l'ho avuto perché la bambina ha comunque qualcosa istintivamente di imprevedibile, è una creatura strana quella bambina, anche un po' sospetta. Un po' cattiva, come dici nel film, un po' cattiva. È un po' cattiva, beh, però no, devo dire, per me è stata la prima volta che ho lavorato con un bambino, con una bambina in questo caso, e hanno il dono della verità. Oltre al fatto che poi nel film c'è questa cosa bellissima, è come se fosse un tribunale interiore tra te e il bambino che eri e il te che sei diventato, e quindi c'è questa specie di confronto in cui lei, insomma, ha bisogno di rispecchiarsi in questa bambina. Io in effetti, grande amore, devo dire, grande amore. C'è stato un rapporto sincero, ecco, al di là dello schermo, e quindi... Bene, io ringrazio molto Benedetta Porcaroli, Carolina Cavalli per il Grazie a rapimento te. di Arabella, Grazie. dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica alla Biennale di Venezia 82. Io sono Angelo Acerbi per Fred Festival Insider.